Buon pomeriggio, figliolo. Quello che è successo? Perché sei così arrabbiato? Hai avuto una brutta Avevo passato giornata. una bella giornata prima di uscire di casa. Ho avuto una giornata terribile. Calmati. Stavo aspettando tua madre, ma sei arrivata così. Troppo sconvolto. Quindi ora ne parleremo, ok? Perché non beviamo un caffè e parliamo della tua giornata? Non lo so. Va bene. Facciamolo. Una tazza di caffè suona bene. Va bene, ora che hai già bevuto il caffè, dimmi cosa è successo oggi. Sono successe molte cose oggi. Per cominciare, stavo uscendo per andare al lavoro quando ho notato che era molto tardi. Ma non ti eri alzato molto tardi ultimamente? Ecco perché te ne sei andato tardi. Forse, ma avevo lavorato duro prima che ciò accadesse. Se sono troppo stanco, di solito mi alzo tardi. Vedo. Ma allora è questo il motivo per cui sei così? Solo perché ti sei alzato tardi oggi? No, quello era solo l'inizio di tutto. Quando sono uscito di casa mi sentivo già male. È come quando sai che quel giorno qualcosa andrà storto. Lo avevo sentito. Ti capisco perfettamente, figliolo. Di solito ho anch'io questa sensazione e devi prestare attenzione a questo. Ebbene, non ci ho prestato attenzione e sono uscito di casa. Stavo aspettando l'autobus quando sono scivolato. Com'è possibile? Voglio dire, stavi aspettando l'autobus seduto sulla panchina, giusto? Sì, stavo guardando l'orario dell'autobus quando mi sono alzato. Sono scivolato e sono caduto a terra. Aspetta, quanto tempo eri seduto su quella panchina prima di alzarti e scivolare? Non lo so. E perché è importante? Sono semplicemente scivolato e sono caduto. Te lo chiedo solo perché stamattina pioveva prima che tu andassi al lavoro. No, non stava ancora piovendo quando sono andato al lavoro. Penso che si fosse già fermato. Bene. Ma poi, cosa è successo? Voglio dire, sei scivolato e cosa è successo dopo? Ovviamente tutti i miei vestiti si sono sporcati. Sono stata molto attenta ai miei vestiti prima che ciò accadesse. Il motivo? Oggi ho avuto una presentazione importante. Davvero importante. Ecco perché ti stavi già preparando per quella presentazione. Adesso capisco. Esattamente. Ci avevo lavorato duro. Ci avevo messo tutto il mio impegno. Wow, è un peccato. E cosa hai fatto? Hai fatto comunque la tua presentazione? L'ho fatto, ma prima avevo provato a pulire i miei vestiti in qualche modo. Non potrei farlo. Quindi ho dovuto chiedere a uno dei miei colleghi di prestarmi una giacca o qualcosa del genere. Hai ragione. Non indossavi quel maglione prima di uscire di casa oggi. Sì, certo. Indossavo un abito prima che accadesse quel terribile incidente.
Comunque, dovevo avere la mia presentazione vestita così. Era un mese che lo progettavo. Deve essere difficile. Ma com'è andata? Hai avuto qualche problema a causa dei tuoi vestiti? No. Fortunatamente durante la presentazione è andato tutto bene. Ma poi è successo qualcosa. Stavo parlando dei vantaggi dell'assicurazione. Perché sai che lavoro per una compagnia di assicurazioni. Ho dovuto vendere alcuni nuovi vantaggi. Bene, stavo spiegando i vantaggi della nuova assicurazione che avevamo recentemente ottenuto. Quando all'improvviso si verificò un blackout in azienda. È appena andata via la corrente. Voglio dire, stavo parlando da circa un'ora e stavo per finire la presentazione. Quando è arrivato questo blackout, quindi non sono riuscito a finirlo. Abbiamo dovuto chiamare la compagnia elettrica. Hanno detto che i loro lavoratori stavano collegando dei nuovi semafori o qualcosa del genere. Prima che si verificasse quel problema e non si conosceva il motivo del blackout. Questo è un grosso problema. Sono sicuro che non stavano facendo un buon lavoro con quella connessione. Ed è per questo che hanno commesso un errore. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Ma poi, cosa hai fatto? Se non riuscivi a finire con quello, allora hai fallito, giusto? Alla fine, sì, ci aspettavamo per la loro approvazione per l'intero mese. Non avevamo pensato ad altro se non a quella presentazione. Per noi è stato importante. E non è tutto. Avevamo riprogrammato l'incontro per la prossima settimana. Per lunedì. Quando uno dei soci dell'azienda ha rovesciato il caffè su uno dei nostri clienti. Sulla sua maglietta. Mio Dio! È terribile! Come è potuto succedere qualcosa del genere? Aveva bevuto del caffè durante la presentazione e poi lo ha lasciato sul tavolo. Tutte le persone nella sala conferenze parlavano della riunione e di quel problema. Stavano commentando il blackout quando George, uno dei soci dell'azienda, si è alzato per prendere la sua tazza di caffè e ne ha rovesciato un po' sulla maglietta del nostro cliente. Tutto era andato bene finché non è successo. Dopodiché, il cliente si è arrabbiato. Quindi si è alzato, ha detto quello che aveva da dire e ha lasciato la sala conferenze. Era il direttore generale. Abbiamo fatto del nostro meglio per convincerlo a non partire, ma è stato inutile. Non voleva parlare. Mi dispiace davvero, figliolo. Hai avuto davvero una brutta giornata oggi. E non è tutto. Prima di arrivare a casa, stavo passeggiando nel parco. Pensando a tutte quelle cose che sono successe oggi. Quando un cane mi ha morso. Sono stato morso da un cane. Avevo già avuto una brutta giornata. Lo sai. Perché mi succedono queste cose? Papà? Il mio ragazzo. È solo una brutta giornata.
Tutti noi abbiamo una brutta giornata di tanto in tanto. Tutto quello che devi fare è riposarti un po' e vedrai che domani sarà una giornata migliore. Questo è sicuro. Lo pensi? Perché mi piacerebbe risolvere quel problema adesso, ma non posso. Non devi fare nulla oggi. Devi riposarti e schiarirti la mente. Domani, sono sicuro che troverai una soluzione. Sei molto intelligente, Marco. Grazie, papà. Sai sempre cosa dire per questo tipo di situazioni. E quel caffè era fantastico. Possiamo bere ancora un po', per favore? È stato delizioso. Ovviamente. A volte tutto ciò di cui hai bisogno è una tazza di caffè e una bella chiacchierata.